Bentornati su Cinecinzia, dove ogni settimana vi svelo i dettagli segreti e gli indizi nascosti dei film più iconici. Oggi vi farò un'offerta che non potete rifiutare. Cercheremo di capire insieme perché Il Padrino è considerato il film più importante di tutti i tempi. Prima di iniziare però, se vi piace quello che faccio, non dimenticatevi di iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro. Iniziamo subito! Il Padrino è uno dei film più citati, imitati e celebrati della storia del cinema, ma perché a distanza di più di 50 anni dalla sua uscita nel 1972 continua a essere definito da critica e pubblico il più grande film di sempre? Non si tratta solo di premi, anche perché gli Oscar vinti poi non sono così numerosi. 3 statuette nel 1973 per miglior film, miglior sceneggiatura non originale e miglior attore protagonista a Marlon Brando. Ed è proprio qui che Brando non si presentò alla cerimonia. Al suo posto inviò Sacheen Littlefeather, una giovane attrice e attivista che si presentò come nativa americana leggendo un discorso scritto dallo stesso Brando per protestare contro il trattamento riservato da Hollywood ai nativi americani. Negli ultimi anni la figura di Littlefeather è stata al centro di controversie. Le sue sorelle hanno infatti dichiarato che non avesse realmente origini native ma prevalentemente messicane. Ad ogni modo, quel gesto rese Brando il secondo attore della storia degli Academy Awards a rifiutare apertamente il premio. Il primo era stato George C. Scott, che nel 1971 definì la cerimonia degli Oscar come una sfilata di carne. Ma ciò che rende Il Padrino davvero il film più importante di sempre va ben oltre premi, polemiche e curiosità storiche. È la sua straordinaria capacità di raccontare il potere, la famiglia, la corruzione dell'identità attraverso le scelte registiche di Francis Ford Coppola, che all'epoca era un regista pressoché sconosciuto e che si scontrò moltissime volte con i produttori per le sue scelte, al punto che fu quasi per essere licenziato a un passo dalla fine delle riprese. Il film è costato circa 7 milioni di dollari, incassò oltre 280 milioni di dollari in tutto il mondo nell'anno della sua uscita, diventando così un vero e proprio fenomeno culturale. Non a caso nel 1990 la Library of Congress, ovvero la Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, ha deciso di conservarlo nel National Film Registry, un archivio speciale dedicato alle opere cinematografiche considerate culturalmente, storicamente o esteticamente significative. Per riuscire a rispondere alla nostra domanda iniziale bisogna analizzare Il Padrino in profondità. In questo video scopriremo i dettagli nascosti, i movimenti di macchina, le scelte visive e capiremo una volta per tutte perché è diventato leggenda. La prima immagine che vediamo nel Il Padrino è quella di un uomo che parla, immerso in una stanza in penombra. Non capiamo subito con chi stia parlando. La cinepresa arretra lentamente, con rispetto quasi reverenziale, come se avesse paura di rivelare troppo presto l'identità della persona che ascolta. È così che Francis Ford Coppola decide di presentarci Don Vito Corleone, interpretato da Marlon Brando, attraverso la voce e il volto di un altro uomo e solo in un secondo momento mostrandoci il suo. Quando finalmente vediamo Don Vito è seduto dietro la sua scrivania, vestito con un impeccabile smoking nero, una camicia bianca e una rosa rossa appuntata al bavero della giacca. Tiene tra le mani un gatto che accarezza lentamente. Questo gatto, tra l'altro, non faceva parte del copione originale, era semplicemente un randagio trovato sul set che Marlon Brando decise spontaneamente di tenere in braccio. Una scelta casuale diventata iconica, ma che creò comunque qualche problema tecnico. Le fusa del gatto erano infatti così forti da interferire con l'audio originale della scena, costringendo la troupe a correggere il suono in post-produzione. Marlon Brando è irriconoscibile nei panni del nostro protagonista. Complice di questa trasformazione fu un colpo di genio avuto dall'attore stesso durante il provino. Brando si presentò con dei batuffoli di cotone infilati tra le guance per rendere il volto più gonfio, più animalesco. L'effetto doveva ricordare, secondo le sue parole, un bulldog, un predatore silenzioso ma pronto ad azzannare. I produttori rimasero impressionati, a tal punto che per le riprese ufficiali venne realizzata una protesi dentale su misura che Brando
comando indossava in ogni scena, e fu proprio da quella protesi che nacque la voce roca, gutturale e ovattata del padrino. Brando la studiò ispirandosi alle cadenze dei veri boss italo-americani e al modo di parlare dei suoi zii siciliani. Nessuno sul set capiva bene che cosa stesse facendo e all'inizio i produttori erano anche molto scettici, ma quando si accesero le luci e la cinepresa cominciò a girare, tutti capirono che era nato qualcosa di irripetibile. Oggi quella voce è entrata nella cultura pop, la imitiamo senza neanche rendercene conto, ma all'origine c'è un attore che ha costruito il personaggio pezzo dopo pezzo, trasformandolo in una creatura unica. Don Vito non è solo scritto bene, è incarnato, e il merito è tutto di Brando. Fin da subito anche l'abbigliamento ci racconta il potere. Don Vito è l'unico ad apparire con uno smoking impeccabile. I suoi scagnozzi invece indossano completi più dimessi, spesso con la camicia slacciata o senza giacca. Ed è un contrasto netto, studiato, nessuno osa competere visivamente con il Don. Anche i colori sono rigorosamente sobri, nero, grigio, marrone, tutto comunica un codice non scritto e di gerarchia. In un mondo dove l'autorità non viene mai dichiarata esplicitamente, sono i dettagli, i vestiti, la postura e anche l'illuminazione a parlare. E Don Vito in questa prima scena è già un'istituzione. È il giorno del matrimonio della figlia di Don Vito, Connie, una grande festa, decine di invitati, cibo, musica. Eppure lui non è lì per divertirsi, lui lavora. Riceve ospiti e richieste di favori. In questa giornata, infatti, secondo la tradizione siciliana che governa il suo mondo, non può rifiutare una richiesta che gli viene fatta. Don Vito è un uomo che non smette mai di essere al comando, nemmeno nel giorno in cui dovrebbe essere semplicemente un padre che celebra la felicità di sua figlia. La famiglia è tutto per Don Vito, ma non tutti possono farne parte. Lo sposo Carlo, ad esempio, è praticamente invisibile, quasi non lo vediamo, non conta, non ha peso. Non è un Corleone e la foto di famiglia ufficiale non viene nemmeno scattata finché Michael, il figlio prediletto e lontano dagli affari di famiglia, non arriva al matrimonio. Dov'è Michael? Non ti preoccupare, arriverà. Vito, che cosa c'è? Non voglio fotografie senza Michael. Ah sì, Michael. Non lo facciamo ora, più tardi. È Michael infatti il tassello fondamentale, quello che manca perché la famiglia sia davvero completa. Fuori dalla villa di Don Vito ci sono agenti di polizia e fotografi. Il padrino non è semplicemente un gangster, è una vera e propria superstar. La sua presenza, la sua figura, il suo potere attraggono l'attenzione dei media e delle autorità, esattamente come accadrebbe oggi con una celebrità. Coppola ci mostra con chiarezza che Don Vito non è un semplice criminale di quartiere, è una figura carismatica e potente che domina il suo mondo. Tutta questa prima sequenza è costruita proprio per mostrarci il tipo di potere che Don Vito esercita, un potere silenzioso basato sul rispetto, sulla paura e sull'ammirazione di chi lo circonda. Non ha bisogno di urlare né minacciare apertamente, è sufficiente che sia presente, che ascolti, che conceda o neghi favori. Ed è in questa calma assoluta e silenziosa che si nasconde la vera forza del personaggio. Questa è la grandezza della regia di Coppola, farci capire che sia davvero Don Vito Corleone senza dire quasi nulla. È tutto lì, sotto i nostri occhi, in ogni gesto e in ogni sguardo. Un uomo che anche il giorno del matrimonio della figlia non dimentica mai chi è e soprattutto non permette a nessuno di dimenticarlo. Tutti gli ospiti al matrimonio, dal più semplice al più potente, fanno la fila per essere ricevuti da Don Vito e chiedergli favori. Nessuno osa interromperlo né tantomeno mettergli fretta. È lui che stabilisce il ritmo e i tempi. Il fatto che lavori anche durante il matrimonio di Connie mostra chiaramente che per Don Vito non esiste una separazione netta tra affari e famiglia. Tutto fa parte di un unico grande equilibrio, in cui la famiglia e il potere sono inseparabili. Le persone che gli chiedono aiuto non lo trattano come un semplice capo mafioso, lo chiamano appunto il padrino, termine che implica protezione, rispetto e autorità paterna. È questa dimensione paterna e rassicurante che rende il suo potere unico e ancor più influente. Nonostante sia circondato da moltissime persone, c'è sempre una certa distanza tra Don Vito e gli altri. Lui ascolta, parla poco, sorride appena, ma raramente lascia trasparire emozioni profonde. Coppola ce lo presenta come una figura potente, ma in qualche modo profondamente sola, isolata dal peso del comando. Abbiamo detto che Don Vito mostra chiaramente di attendere Michael con particolare ansia. È il figlio destinato a percorrere una strada diversa, quello in cui ha riposto le sue speranze di riscatto e di legittimazione. Il fatto che la foto di famiglia si faccia solo dopo l'arrivo di Michael suggerisce immediatamente che è lui il vero erede del potere, anche se lui ancora non lo sa. Un uomo che sta troppo poco con la famiglia non sarà mai un vero uomo.
Questa frase, collocata nel contesto della vita e dei valori di Don Vito, sintetizza in modo perfetto il suo codice etico personale. La famiglia viene prima di tutto. È un principio che guida ogni sua scelta e che lo definisce più profondamente di qualsiasi titolo o minaccia. Nel mondo del Padrino la parola famiglia non è solo un legame di sangue, è un sistema di valori, di potere e di obbedienza. Per Don Vito Corleone la famiglia viene prima di tutto ed è proprio attraverso questa idea sacralizzata che si costruisce il suo impero. Non stiamo parlando solo della sua famiglia anagrafica. La famiglia dei Corleone è una struttura più ampia dove ci sono figli biologici e figli d'adozione, consiglieri, amici intimi e affiliati che vengono trattati come membri di un clan religioso. Ogni gesto, ogni scelta, ogni punizione o ricompensa nasce da questo nucleo di lealtà assoluta. Vediamo le gerarchie e i ruoli. All'interno della famiglia Corleone ogni componente ha un ruolo preciso che non dipende soltanto dai legami di sangue ma dalla personalità e dalla funzione strategica all'interno del clan. Non siamo davanti a una classica famiglia patriarcale, ma a un microcosmo dove affetti e business coincidono e dove il potere si distribuisce secondo criteri rigidissimi. Analizzando i singoli componenti si può capire ancora meglio questa struttura. Santino, detto Sonny, è il figlio maggiore di Don Vito Corleone e fin dall'inizio del film appare come il naturale erede del potere. È lui a gestire la sicurezza durante il matrimonio, a intervenire fisicamente nei momenti di tensione e ad avere il ruolo più operativo tra i fratelli. Ma Sonny è anche il personaggio più impulsivo, aggressivo, incontrollabile. In ogni sua scena emerge chiaramente il contrasto con la figura silenziosa e calcolatrice del padre. Dove Don Vito trattiene le emozioni, Sonny le riversa con furia. Dove Don Vito valuta ogni mossa con freddezza, Sonny agisce distinto. Il film ci mostra il suo temperamento in diverse occasioni. Un esempio sopra tutti è la brutalità con cui aggredisce Carlo per aver picchiato Conny. Proprio questa mancanza di controllo diventa la sua debolezza più grande. Sollozzo e Barzini, i capi delle famiglie nemiche, lo sanno bene. Sanno che Sonny, una volta provocato, non riuscirà a frenarsi ed è proprio grazie a questa prevedibilità che riescono a tendergli una trappola. La scena della sua morte è una delle più drammatiche del film. Sonny viene attirato in un'imboscata al casello autostradale e crivellato di colpi. È una morte violenta, pubblica, teatrale, quasi una punizione per la sua incapacità di padroneggiare il potere con l'equilibrio necessario. Con Sonny Coppola ci mostra cosa succede quando il potere finisce nelle mani sbagliate. Senza controllo, senza intelligenza strategica, anche l'uomo più fedele della famiglia può diventare un pericolo per essa. E infatti sarà proprio dopo la morte di Sonny che Don Vito inizierà a vedere con occhi nuovi il ruolo di Michael. Fredo Corleone è il figlio di mezzo, è lì ma non pesa. La macchina del potere si muove con precisione intorno a Don Vito, Sonny e Tom, e più avanti Michael, ma mai intorno a Fredo. È un uomo fragile, emotivamente instabile, incapace di affrontare la pressione che quel cognome porta con sé. Fredo, sei il fratello maggiore e io ti voglio bene. Ma non ti azzardare a schierarti mai più contro la famiglia, chiaro? La sua inadeguatezza emerge nel modo più evidente durante la scena dell'attentato a Don Vito, una delle più significative del film. Quando il padre viene colpito in strada da alcuni sicari, Fredo assiste impotente alla scena. Invece di reagire si blocca, tira fuori la pistola con le mani tremanti, la fa cadere e si inginocchia a terra accanto al corpo del padre, piangendo disperato. È un momento che ci dice tutto. Mentre gli altri uomini della famiglia combattono per proteggere il potere o per vendicarlo, Fredo si frantuma. Coppola ce lo mostra così, non con un giudizio morale ma con una scelta registica precisa. Fredo non ha lo spessore per stare in quel mondo e questo spiega anche perché più avanti nel film venga spedito a Las Vegas ufficialmente per sicurezza ma di fatto per toglierlo di mezzo. Il sistema dei Corleone infatti non ammette debolezze e Fredo nel primo film è l'unico anello visibilmente debole. Tom Hagen è uno dei personaggi più silenziosi e sottovalutati del film ma anche tra i più fondamentali nell'equilibrio del sistema di potere dei Corleone. È il figlio adottivo di Don Vito, raccolto dalla strada e cresciuto come uno di famiglia, anche se non porta il cognome Corleone e non ha legami di sangue. Eppure Don Vito si fida abbastanza da nominarlo consigliere, ovvero la figura incaricata di valutare ogni mossa
mossa, suggerire strategie e rappresentare la famiglia nei momenti più delicati. Tom è l'anello di congiunzione tra il mondo criminale e quello civile. È un avvocato, è colto, educato, perfettamente in grado di trattare con produttori di Hollywood, senatori, poliziotti corrotti o capi delle altre famiglie. A differenza di Sonny, Tom non alza mai la voce, non cerca la rissa, non perde mai la calma, è freddo, diplomatico, preciso, ma il film ci fa capire anche i suoi limiti. Non essendo un Corleone di sangue non potrà mai diventare il vero successore. Quando Michael prende il comando, infatti, lo rimuove dal ruolo di consigliere. Ho sempre detto che tu sei un buon consigliere. Come sapevo che Santino non era adatto a diventare padrino, riposa in pace. Michael ha tutta la mia fiducia, come ce l'hai anche tu. Però ci sono ragioni per cui tu non devi avere parte in quello che avverrà. Ma potrei aiutarvi. Tu sei fuori, Tom. La relazione tra Tom e Don Vito è fatta di rispetto profondo. Vito sa che Tom è un uomo intelligente e leale e si fida di lui al punto da lasciargli gestire affari delicati come il convincimento del produttore Jack Waltz a ingaggiare il suo cantante protetto Johnny Fontaine. E in quella sequenza, diventata cult per la scena della testa del cavallo nel letto, vediamo in azione il metodo Hagen. Gentilezza, ragionevolezza e solo in ultima istanza la paura. Tom rappresenta l'aspetto legale, razionale, americano del potere Corleone. È la prova che per governare serve molto di più della forza bruta. Serve intelligenza, sangue freddo, capacità di leggere le persone e prevederne le reazioni. Ma allo stesso tempo la sua esclusione dal ruolo centrale ci dice qualcosa di importante. Nel mondo del padrino la famiglia di sangue ha sempre l'ultima parola. Michael Corleone entra in scena con il sorriso, la divisa dell'esercito e la donna che ama accanto a sé. È il figlio diverso, quello che ha scelto una vita fuori dagli affari di famiglia. Seduto al tavolo con Kay durante il matrimonio di sua sorella Connie, racconta con leggerezza la storia di come suo padre risolse una questione con un produttore di Hollywood. Un racconto violento che lui stesso chiude con una frase che vale come un marchio. La mia famiglia è così, non mi somiglia. E invece quel momento è l'inizio di tutto. Michael è il personaggio più complesso del film perché cambia sotto i nostri occhi. Da osservatore esterno diventa protagonista assoluto. Il suo percorso non è solo morale, ma anche visivo, fisico e psicologico. Ogni decisione lo spinge sempre più vicino a un destino che inizialmente sembrava rifiutare con tutto se stesso. La sua ascesa verso il trono la vediamo in alcuni momenti chiave. L'attentato a Don Vito Corleone segna una frattura nel film e nella famiglia. È il momento in cui il potere vacilla, i nemici avanzano e le alleanze si fanno incerte, ma è soprattutto il momento in cui Michael per la prima volta si avvicina davvero al mondo che ha sempre tenuto a distanza. Quando arriva all'ospedale e scopre che non c'è nessuno a proteggere suo padre, Michael si muove con lucidità e sangue freddo. Organizza la difesa, sposta il letto di Don Vito in un'altra stanza e poi si mette davanti alla porta accanto a Enzo, il fioraio. Non ha armi ma ha capito che in quel mondo basta sembrare pericolosi per esserlo davvero e lì per la prima volta entra nel ruolo. La tensione della scena è altissima, la fotografia si fa ancora più cupa, la colonna sonora scompare lasciando spazio solo ai suoni minimi dell'ambiente. Quando Enzo accende la sigaretta e le mani gli tremano, Michael guarda le sue e si rende conto che invece le sue sono ferme. È il momento in cui qualcosa dentro di lui si spezza o si risveglia. Non è più solo il figlio del padrino, è uno che può diventarlo. Questa scena è fondamentale perché è costruita per mostrarci l'inizio della metamorfosi. Non ci sono dialoghi spettacolari, nessun colpo di scena eclatante, solo un giovane uomo che prende una decisione. E da qui in poi nulla sarà più come prima. Quando Michael accetta di incontrare Sollozzo e il capitano McCluskey per discutere una tregua, sappiamo già che quella non sarà una vera trattativa. È un'esecuzione, ma quello che conta davvero in questa sequenza non è solo cosa accade, ma come accade. Nella scena precedente Michael ha insistito con i fratelli e con Tom. È lui che deve farlo, e non perché sia più adatto, ma perché è l'unico che può sorprendere il nemico. Agli occhi di tutti Michael è ancora quello buono, il civile che non viene coinvolto. Eppure mentre viene portato nel ristorante del Bronx, qualcosa nei suoi occhi cambia. È già dentro il ruolo. La tensione cresce piano. Michael prende la pistola nascosta dietro la cassetta dello sciacquone, ritorna dal bagno e si siede. Cerchiamo di fare un meeting e mettiamo tutto a posto. Sto contrasto vada a finire.
In sottofondo c'è il ronzio di un treno che da lontano si fa sempre più forte. Non è solo un effetto sonoro, è un simbolo. Il treno è il punto di rottura, il momento in cui non si può più tornare indietro e quando arriva al culmine Michael spara. Prima a Sollozzo, poi a McCluskey, un'esecuzione rapida ma preceduta da un'eternità di silenzio e di tensione. È una delle sequenze più iconiche della storia del cinema, non solo per l'evento che racconta, ma per come ci fa sentire mentre lo racconta. Il montaggio, i suoni, le inquadrature strette sul volto di Michael, tutto costruisce la sensazione che stiamo assistendo alla nascita di un altro uomo. Michael poi scappa, è vero, ma non sta più fuggendo da qualcosa, sta entrando a pieno titolo nel business di famiglia, se così possiamo definirlo. Michael dopo gli assassini si nasconde in Sicilia e quando ritorna in America non è più il ragazzo di prima. La trasformazione non è solo interna ma anche fisica e visiva. Ha il volto più duro, gli occhi più freddi e si muove con la calma di chi non deve più dimostrare nulla a nessuno. Quello che una volta era il figlio idealista ora è un uomo che ha già ucciso, ha perso una moglie ed è pronto a prendere il posto del padre. Coppola è chirurgico nel mostrarci questo passaggio. Michael non rientra come un reduce ma come un successore, indossa completi scuri, sobri, perfettamente tagliati. La luce sul suo volto è spesso spezzata, divisa come indicare un'identità che non è mai completamente rivelata. I suoi dialoghi si fanno brevi, essenziali, dice di meno, comanda di più. C'è una scena simbolica ed è la scena finale. Mai domande sui miei affari. No, io... Lui è ormai al comando e mente a Kay guardandola dritto negli occhi. Lei gli chiede se ha ordinato l'omicidio di Carlo e lui risponde con un freddo no. È vero. No. Oh, Mike. Subito dopo la porta si chiude su di lei. Non c'è bisogno di dire altro. Quel gesto semplice e meccanico sigilla tutto. Michael non è più solo il nuovo capo della famiglia, è il nuovo padrino. Ed è proprio qui che il film completa il suo cerchio. Michael, il figlio che doveva restare fuori, è diventato l'uomo più potente e più solo di tutti. Nel mondo del padrino il potere parla con voce maschile. Tutto ruota attorno agli uomini, le decisioni, le vendette, i tradimenti e le alleanze, ma proprio per questo il modo in cui le donne vengono trattate, per lo più ignorate, escluse e marginalizzate, racconta molto del sistema familiare e criminale che Francis Ford Coppola mette in scena. Le donne nel film non sono solo comprimarie, sono indicatori narrativi, specchi silenziosi di un mondo che le tiene ai margini. Eppure osservandole bene ci accorgiamo proprio che attraverso la loro assenza di voce, i loro sguardi e le loro ferite possiamo leggere il vero volto della famiglia Corleone. Sono 4 in particolare le figure femminili che ci guidano in questa lettura: Kay Adams, Connie Corleone, Mamma Corleone e Apollonia. Ognuna rappresenta un aspetto diverso del potere maschile e della sua violenza silenziosa. Ognuna mostra come in questo universo dominato dagli uomini le donne possono essere amate, usate e sacrificate, ma mai davvero protagoniste. Kay Adams è l'outsider americana ed è la prima donna che incontriamo nel film. Entra nel racconto al fianco di Michael durante il matrimonio di Connie e da subito ci accorgiamo che è un corpo estraneo all'ambiente in cui si muove. È americana, bionda, borghese, educata e ingenua, ma soprattutto è fuori dalla famiglia. Quando Michael le racconta gli affari del padre, come quello di mettere una testa di cavallo nel letto di un produttore, lei stenta a crederci e la sua reazione diventa la nostra. Kay è il nostro punto di vista esterno, rappresenta il pubblico che osserva l'impero Corleone con stupore, giudizio e una certa dose di paura. Eppure Michael in quel momento sembra volerla proteggere da quel mondo. È lui a insistere affinché venga scattata la foto di famiglia anche con lei. È un gesto semplice ma pieno di significato. Michael desidera che Kay sia parte della famiglia, o forse più semplicemente vuole illudersi di poter vivere una vita normale, al di fuori del destino che lo aspetta. Quella promessa però verrà infranta. Dopo l'attentato al padre e l'omicidio al ristorante, Michael si rifugia in Sicilia. Lì incontra Apollonia, una giovane donna che rappresenta l'opposto di Kay. Non è esterna al mondo Corleone, ne è la naturale prosecuzione. Apollonia è radicata in una cultura patriarcale, silenziosa, obbediente, quasi mitica. È una figura che simboleggia l'accettazione del ruolo maschile dominante e dell'onore familiare. Michael la sposa in una manciata di giorni, senza esitazioni, e solo quando Apollonia muore, uccisa in un attentato destinato a lui, Michael torna in America.
È a quel punto che Kay rientra nella sua vita, ma non per amore. Kay diventa l'unica ancora possibile e Michael torna da lei con freddezza, come se fosse un dovere, non una scelta del cuore. Il parallelo con la scena iniziale è devastante. Se all'inizio Michael voleva che Kay entrasse nella foto di famiglia, alla fine la esclude da tutto. Michael ha scelto, gli affari di famiglia non la riguardano. Connie Corleone è la figlia sacrificata di Don Vito. Eppure il suo matrimonio, l'evento che apre il film, è solo il pretesto per una serie di dinamiche di potere tutte al maschile. Lei è quella che si sposa, ma non la vediamo quasi mai al centro dell'azione. Il film ci mostra la sua vita coniugale con Carlo Rizzi come un inferno. Abusi, tradimenti, violenze domestiche. La sua condizione rivela in modo tragico quanto poco potere abbiano le donne in questo mondo. Nessuno la difende davvero, nemmeno i fratelli, finché la situazione non diventa insostenibile. Solo quando Carlo diventa una minaccia per l'onore e l'equilibrio della famiglia, non per Connie come persona, Sonny e Michael intervengono. Ed è significativo che Connie alla fine del film urli e pianga ma non venga ascoltata. Il potere non le appartiene e le sue parole non hanno alcun peso. Carmela Corleone possiamo definirla come il potere silenzioso dell'obbedienza. È la moglie di Don Vito e rappresenta l'archetipo della madre devota, cattolica, silenziosa. È sempre presente ma non prende mai decisioni. È la donna nell'ombra, è il volto della sottomissione istituzionalizzata. Sostiene il marito, accetta senza discutere, prega e spera. Ma anche la sua presenza discreta e marginale ci dice qualcosa sul mondo del padrino. Le donne possono esistere solo in funzione degli uomini come madri, mogli o figlie. Non è un caso che Carmela venga spesso mostrata in cucina o in chiesa, ma mai nei luoghi dove si prendono le decisioni. È una figura simbolica ma essenziale perché incarna il modello culturale che permette a questo sistema di continuare a esistere. Ad uno sguardo superficiale si potrebbe pensare che nel film le donne siano marginali, spesso ignorate e il più delle volte umiliate. Non partecipano alle decisioni, non si siedono al tavolo del potere e non contano davvero. E allora perché non eliminarle del tutto dalla narrazione? Coppola le lascia sullo sfondo, in silenzio, ma la loro presenza dice qualcosa di più. Il regista le osserva con uno sguardo compassionevole, attento, lucido. Non parteggia per il mondo maschile che domina la scena, lo mette sotto accusa proprio attraverso l'assenza delle donne. Il silenzio di Kay, la rabbia di Connie, l'obbedienza di Carmela, la morte di Apollonia, tutti i segnali che qualcosa in quell'universo è profondamente rotto. E così, anche se sembrano fuori dal gioco, sono proprio le donne a mostrarci ciò che gli uomini non vedono. Il prezzo umano del potere. Coppola non le glorifica né le salva, ma le rende testimoni silenziosi della rovina. Il Padrino è un film che cambia a ogni visione. Più lo guardi, più ti accorgi che nulla è lì per caso. Ogni oggetto, suono, movimento di macchina o taglio di luce ha un significato preciso, a volte invisibile ma profondamente simbolico. Coppola non ci dice mai tutto esplicitamente, anzi nasconde i messaggi più importanti dove nessuno guarda, in un frutto, in un rumore di sottofondo, in un'inquadratura che dura appena un secondo. Questo capitolo è dedicato proprio a questo, agli indizi nascosti, ai dettagli che spesso sfuggono ma che raccontano una verità più profonda sulla famiglia Corleone e sull'universo che Coppola ha creato. Nel mondo del Padrino ogni arancia è un presagio. Non è un caso che in quasi tutte le scene in cui appare un'arancia poco dopo accada qualcosa di tragico, violento o irreversibile. Vediamo alcuni esempi. In questa scena Don Vito compra le arance al mercato. È il momento immediatamente prima dell'attentato. L'arancia rotola sul selciato mentre lui stramazza al suolo. Don Vito muore del giardino con delle arance in mano mentre gioca con il nipotino. Si mette addosso delle bucce a mo' di denti finti per spaventarlo e poi crolla a terra. È la sua ultima scena in vita. Questa scelta non è casuale. Le arance nella cultura visiva hanno spesso un valore ambivalente, frutti solari e vitali, ma anche legati alla corruzione e al degrado. Nelle nature morte fiamminghe, per esempio, le arance ammuffite indicano la fine della bellezza e il tempo che passa. Coppola sfrutta questo contrasto per creare un segnale visivo di pericolo, un'allerta per chi sa coglierla. Dean Tavularis, lo scenografo del film, ha confermato in più occasioni che le arance furono utilizzate volutamente come codice visivo per annunciare la morte, un modo elegante e sinistro per preparare lo spettatore all'irreparabile. Col tempo questo espediente è diventato talmente riconoscibile che anche altri registi e sceneggiatori lo hanno ripreso per omaggiare il Padrino o per giocare con le aspettative del pubblico. Alcuni esempi lampanti vengono da Breaking Bad, serie che ha fatto della simbologia visiva un'arte. Durante un tentativo di intimidazione da parte di Cabi Well, Ted Beneke cerca di scappare, inciampa e sbatte violentemente la testa su un tavolo pieno di frutta. Le arance rotolano per terra proprio come in una scena del Padrino. È un omaggio visivo diretto.
Anche se Ted non muore, la scena gioca con quell'iconografia per evocare il pericolo imminente e alimentare la tensione. È un richiamo sottile ma evidente al Padrino e alla sua grammatica visiva della morte. Che si tratti di cinema o di serialità, le arance sono diventate un simbolo universale di pericolo imminente. Quando compaiono, chi conosce il Padrino sa già che qualcosa di brutto sta per succedere. Nel mondo del Padrino il potere non si urla, scivola tra le ombre, attraversa le persiane chiuse, si riflette nei silenzi. Per raccontarlo Francis Ford Coppola si affida a un uomo che non illumina, scolpisce, Gordon Willis, il direttore della fotografia che ha ridefinito per sempre il modo di girare un film. Lo chiamavano The Prince of Darkness e non a caso. Willis possedeva un talento fuori dal comune nel filmare in penombra, lasciando interi volti semi-illuminati in stanze sommerse nel buio. In un'epoca in cui tutto il cinema americano brillava di luce artificiale, il Padrino sceglieva l'ombra. Scelta stilistica, certo, ma anche filosofica, perché in questa storia la luce non è mai solo luce, è un confine morale. I personaggi che sprofondano nelle tenebre lo fanno anche metaforicamente. Più Michael si avvicina al potere, più il suo volto si oscura fino a diventare irriconoscibile. Le sue pupille scompaiono nel nero, i suoi gesti si fanno freddi, silenziosi, impenetrabili. È un uomo che si sta trasformando e il film ce lo mostra ancora prima di dircelo. E poi ci sono le linee, quasi sempre verticali, persiane, porte socchiuse, mobili massicci, pareti rigide. Tutto inquadra e incastra i personaggi in cornici che somigliano a gabbie. Willis li usa come metafora architettonica del potere, una prigione elegante fatta di regole invisibili, di ruoli imposti e di gerarchie da rispettare. Pensiamo all'ufficio di Don Vito. Non è semplicemente una stanza, è una fortezza. Le pareti sono scure, la luce entra appena dalle persiane chiuse, le linee cadono dritte sul volto del Padrino come sbarre e al centro lui, seduto, immobile dentro una poltrona che è più un trono che una sedia. Anche senza dire una parola domina la scena, perché la regia e la fotografia fanno tutto il lavoro al posto suo. Il contrasto con l'esterno è abbagliante. Durante il matrimonio fuori il mondo è pieno di luce, i colori sono vivaci, gli ospiti ballano, i bambini corrono. È la facciata del sogno americano, ma basta attraversare una porta e la luce svanisce. Dentro si decide il futuro, si stringono accordi, si impartiscono condanne. È il regno delle ombre. Vediamo insieme qualche esempio. La primissima sequenza del film è un manuale di regia e fotografia in penombra. L'inquadratura parte sul volto del becchino Amerigo Bonasera, avvolto nell'oscurità mentre supplica giustizia. Poi la camera si allontana lentamente e rivela la figura di Don Vito Corleone, ma non è mai pienamente illuminato. Metà del volto è immersa nel buio. La luce filtra dalle persiane dietro di lui, creando linee verticali che sembrano gabbie visive. Il messaggio è chiaro: qui regna la legge del silenzio e dell'ombra. Inoltre, se ci pensiamo bene, Don Vito è spesso inquadrato seduto, non solo nella famosa scena iniziale, ma anche in altri momenti cruciali, e quasi sempre lo vediamo immerso nell'ombra, seduto nella sua poltrona come su un trono. Questa scelta visiva non è casuale. Nella scenografia e nella fotografia del Padrino, la posizione seduta di Don Vito rappresenta la sua autorità assoluta. Non ha bisogno di muoversi per far valere il suo potere, sono gli altri a dover venire da lui, a chinare il capo, a parlare sottovoce. Il suo è un potere che non si agita ma si impone con la sola presenza. Nell'ultima scena Michael prende simbolicamente il posto del padre. I suoi occhi non si vedono più, il volto è buio, freddo, inespressivo. L'illuminazione non è solo stilistica, è la manifestazione visiva della sua trasformazione. L'uomo che voleva restare fuori dagli affari di famiglia ora è diventato il nuovo Don e l'ombra è il suo vestito. Tom Hagen, il consigliere della famiglia, viene spesso inquadrato dietro persiane o tra sbarre verticali come colonne o infissi. Il suo ruolo è ambiguo, è dentro la famiglia ma anche esterno. Questa ambiguità visiva è costruita attraverso l'ambiente. Willis parlava di relatività visiva. Ogni sequenza ha bisogno del suo equilibrio tra luce e buio, ma nel caso del Padrino questo equilibrio è tutto spostato verso l'oscurità, perché qui il potere non è una celebrazione, ma un peso. Non è luce ma un'ombra che si allunga, ed è proprio questa estetica dell'occultamento fatta di mezzi toni, profili oscurati, figure ritagliate nella penombra che rende il Padrino qualcosa di più di un gangster movie. È una tragedia greca scolpita nel buio. Come dicevamo poco fa, c'è un momento nel Padrino in cui la tensione non è solo visibile, la si può sentire. Michael Corleone è seduto in un piccolo ristorante del Bronx insieme al narcotrafficante Sollozzo e al corrotto capitano McCluskey. È la scena del suo primo omicidio, l'inizio della sua trasformazione. Ma prima che la pistola spari accade qualcosa di apparentemente secondario. Un treno passa all'esterno e il suo suono crescente invade la scena. La
La regia di Coppola e il sound design di Walter Murch sono chirurgici. Quel rumore non è ambientale, non è lì per rendere tutto più realistico, è un dispositivo narrativo. Quel treno non si vede ma si sente. Si fa sentire sempre di più man mano che Michael si prepara a uccidere. Il frastuono cresce, rimbomba, riempie lo spazio. Quando Michael emerge dal bagno con la pistola nascosta, il suono del treno raggiunge il picco. È un climax sonoro che sostituisce la musica, scandisce i battiti del cuore e soffoca i pensieri di Michael. Il pubblico trattiene il fiato. Michael spara dopo essersi seduto. Il treno in quella scena è la sua coscienza che deraglia. È la linea di confine tra il prima e il dopo, il momento in cui Michael smette di essere il ragazzo per bene e diventa parte della famiglia in tutti i sensi. È una scelta di regia geniale. L'assassinio non è accompagnato da una musica, ma da un'onda di rumore urbano, come se la città stessa partecipasse all'evento, come se il mondo intero sapesse cosa sta per accadere. Il giornalista Steve Rose sul Guardian ha descritto questo effetto come una delle più potenti rappresentazioni del conflitto interiore mai realizzate al cinema. Il treno diventa una sinfonia di tensione, uno strumento invisibile ma potentissimo che guida la nostra emozione più ancora che le immagini, e quando tutto si spegne, quando il treno scompare, rimane solo il silenzio e due corpi a terra. La sequenza finale del Padrino non è solo un climax narrativo, è un rituale, una consacrazione. E non quella del neonato, ma la sua. Il battesimo del bambino diventa il battesimo simbolico di Michael, che in quel momento prende definitivamente il posto del padre, diventando il nuovo padrino. Siamo nella chiesa, il sacerdote guarda Michael negli occhi e gli chiede: Michael Francis Rizzi, rinuncia a Satana? Sì, rinuncio. Ogni risposta è un colpo di pistola che echeggia altrove. Mentre Michael pronuncia le formule del rito cristiano, i suoi uomini compiono esecuzioni a sangue freddo, eliminando tutti i nemici della famiglia. Coppola costruisce una scena con un montaggio alternato chirurgico quasi liturgico. Battesimo e omicidi si intrecciano come due facce della stessa medaglia. La purezza del gesto religioso si trasforma in copertura simbolica per l'atto definitivo, la presa del potere. Lui dice di credere in Dio, ma crede solo nel controllo. Dice di rinunciare al male mentre lo ordina. E in questo cortocircuito etico e visivo prende forma il vero volto di Michael Corleone. Il ragazzo a cui non interessava il business di famiglia è morto. Al suo posto c'è un uomo freddo, spietato, capace di uccidere mentre tiene in braccio un bambino al suo battesimo. Non è più solo un membro della famiglia, diventa lui l'intera famiglia. E ora il passaggio di potere è avvenuto anche simbolicamente. C'è un ultimo dettaglio che aggiunge uno strato personale al film. La bambina che viene battezzata non è una comparsa qualsiasi, ma è Sofia Coppola, la figlia del regista che all'epoca delle riprese aveva solo un anno. Francis Ford Coppola la volle nel film non solo per comodità, ma quasi come una firma invisibile, un'impronta personale dentro una delle sequenze più iconiche della storia del cinema. E a distanza di anni quella stessa bambina sarebbe poi diventata una delle registe più importanti della sua generazione. Nulla quindi è lasciato al caso, nemmeno chi tiene in braccio la prossima generazione. Durante le riprese del Padrino, Al Pacino si infortunò, si distorse gravemente la caviglia mentre giravano la scena della fuga in auto dopo l'omicidio di Sollozzo del capitano McCluskey. Un salto maldestro sull'auto gli costò una lesione importante della caviglia. L'infortunio fu tenuto nascosto nei limiti del possibile, ma per lo stesso Pacino fu quasi un sollievo. Infatti in quel periodo rischiava seriamente il licenziamento da parte della produzione, che non lo riteneva all'altezza del ruolo, e quindi pensò che sarebbe stato meglio finirlo così, con la scusa di un infortunio. Quella scena però, che fu la prima vera esplosione di personalità del suo personaggio, convinse tutti che era perfetto per la parte. Come vi dicevo all'inizio, anche Coppola rischiava il licenziamento. I produttori volevano sostituirlo per le sue scelte di casting, Brando e Pacino su tutti, immaginate, per i ritmi di lavoro e per la visione troppo personale del progetto. Solo il successo delle prime sequenze girate riuscì a salvare entrambi. Regista e protagonista furono riconfermati e da quel momento la lavorazione cambiò rotta. Questa curiosità la sanno tutti, ma è troppo assurda per non citarla. Una delle scene più scioccanti e iconiche del Padrino è quella in cui il produttore cinematografico si risveglia e trova nel letto la testa mozzata del suo cavallo da corsa preferito. Ebbene, non è un oggetto di scena, perché la testa era vera. La produzione si procurò la carcassa da una fabbrica di cibo per animali nei pressi di Newark, nel New Jersey. Lo scenografo Dean Tabularis e il team di effetti speciali ricevettero una vera testa di cavallo congelata che venne scongelata e posizionata nel letto poco prima delle riprese. L'attore John Marley, che interpretava Waltz, non sapeva quanto sarebbe stata realistica la testa. La sua reazione nel film è un misto tra
tra orrore, disgusto e terrore è quindi assolutamente autentica. Una scelta discutibile per i metodi, ma potentissima dal punto di vista narrativo. La scena infatti è rimasta per sempre nella memoria collettiva di tutti. È impossibile parlare del Padrino senza nominare la sua colonna sonora. Con poche note lente e malinconiche, Rota riesce a evocare il senso tragico, intimo e solenne del destino che grava sui Corleone. È un motivo che parla di famiglia, di morte e di potere ed è a suo modo immortale quanto il film stesso. Il Padrino non è semplicemente un film, è una colonna portante del linguaggio cinematografico moderno, un'opera che ha ridefinito l'estetica, la regia e il concetto stesso di potere sul grande schermo. Il suo impatto si sente ancora oggi, nelle serie TV, nella politica, nella pubblicità, anche nei meme, insomma ovunque. Chiunque oggi racconti una storia sul potere, sulla famiglia, sulla lealtà o sul tradimento, inevitabilmente si ritrova a dialogare con il Padrino. È una grammatica visiva e narrativa che ha lasciato una traccia indelebile. Tony Soprano, Don Eladio, Logan Roy, personaggi completamente diversi ma tutti figli di Don Vito Corleone. Serie come I Soprano, Breaking Bad, Succession e Boardwalk Empire si muovono nell'ombra lunga di Coppola e del suo racconto familiare, anche in contesti completamente diversi come Zootropolis, dove l'ironia Pixar costruisce un boss mafioso a immagine e somiglianza di Don Vito. E non parliamo solo di cinema o serie TV, anche la vita reale ha risentito della sua influenza. Boss mafiosi veri si sono ispirati alla compostezza e all'autorità silenziosa di Don Vito, imitandone lo stile, il linguaggio, le gestualità, come se il Padrino fosse diventato non solo una finzione ma un modello da seguire. Negli anni il Padrino è diventato un archivio infinito di riferimenti. È stato parodiato dai Simpson, citato in The Office e rivisitato in Ricche e Morti. È diventato un videogioco che si chiama The Godfather, The Game, merchandising, meme, suonerie dei telefoni, linguaggio comune. La cultura pop ha metabolizzato le sue immagini, la mano che accarezza il gatto, la frase Gli farò un'offerta che non può rifiutare. Oggi quei gesti non hanno più nemmeno bisogno di essere spiegati, funzionano così da soli come icone. Tutto questo è stato possibile grazie a un impianto registico che non ha mai messo se stesso al centro. Coppola non cerca mai l'effetto facile, non ti mostra la violenza, te la fa sentire, non sottolinea il dramma ma lo lascia emergere dai dettagli. I suoi movimenti di macchina sono precisi, lenti e calcolati, l'uso del suono è minuzioso, il silenzio spesso è più eloquente del dialogo. Il montaggio, la composizione delle inquadrature, i tempi morti, tutto è pensato per costruire un mondo che esiste davvero, dove ogni gesto ha un peso, dove ogni parola, anche non detta, resta sospesa nell'aria. Il Padrino ha riscritto 3 carriere. Per Marlon Brando è stata una resurrezione artistica. Dopo anni di progetti fallimentari e un'immagine appannata, il ruolo di Don Vito gli è valso il secondo Oscar della carriera, anche se, come dicevamo all'inizio, non si presentò alla cerimonia, segnando uno dei momenti più controversi nella storia degli Academy Awards. Al Pacino, allora quasi sconosciuto, fu fortemente voluto da Coppola contro il parere della produzione. Con questo ruolo la sua carriera esplose. Michael Corleone non solo lo consacrò come attore, ma diventò un archetipo che Pacino avrebbe portato con sé per tutta la vita. L'uomo silenzioso, tormentato e che porta il peso del potere. E infine Francis Ford Coppola, fino a quel momento un regista poco noto e osteggiato dagli studios, minacciato di essere licenziato più volte. Il Padrino lo trasformò in una leggenda. A soli 33 anni realizzò un'opera talmente potente da riscrivere la storia del cinema, ma paradossalmente anche per lui quel successo fu un peso. Ogni opera successiva sarebbe stata inevitabilmente confrontata con quel capolavoro. Chiudere un'analisi sul Padrino significa che non lo si può mai veramente chiudere. È un'opera talmente radicata nel nostro immaginario che continua a evolversi con noi. Cambiano i contesti, cambiano i volti, ma quella lezione di potere, di famiglia, di tradimento e di silenzio continua a valere. Ora finalmente possiamo rispondere alla nostra domanda iniziale. Perché Il Padrino è considerato il più grande film di tutti i tempi? Perché prende i temi più grandi di sempre, il potere, la famiglia, la lealtà, il peccato, e li racconta con la forza di un'epopea tragica. Dentro c'è Shakespeare, la Bibbia, la tragedia greca, eppure tutto sembra vicino ed estremamente vero. Quasi terreno. Ogni personaggio è scritto con una precisione spietata, ogni scena è costruita come un piccolo enigma di tensione, di silenzio e di scelte morali. Coppola non ha bisogno di spiegarci nulla,
ci accompagna, ci mostra e poi ci lascia lì a decidere che cosa pensare. Quella sensazione dopo la visione ti rimane addosso per giorni. Non è solo un film sulla mafia, un film sull'eredità, sulla responsabilità, su quanto sia difficile cambiare il proprio destino e su quanto a volte il potere non si eredita, ma si prende. Ecco perché Il Padrino è diventato la misura di tutto, non perché grida la sua grandezza, ma perché la costruisce scena dopo scena. Quando finisci capisci che in realtà è appena cominciato. Bene ragazzi, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate della mia analisi, se Il Padrino vi è piaciuto, ma soprattutto se vi piacerebbe vedere anche l'analisi degli altri 2 film della trilogia. Come sempre non dimenticatevi di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale soprattutto se siete arrivati fino a qui. Se vi va seguitemi anche su Instagram e su Letterboxd per non perdere nessuna novità sul cinema e le serie TV. Io vi ringrazio veramente di cuore per essere stati qui con me e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video spiegazione.